Madonna, che spettacolo. Si è rotto? Ah, no, non credo, dovrebbe reggere. Oh, perfetto ragazzi, abbiamo fatto subito un primo crash con Avatar. Ovviamente l'ha fatto Ariano in realtà il crash. Colpa mia, colpa mia. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi si va nel parco giochi per i droni, quindi state con me perché se ne vedranno veramente delle belle. Ma adesso vado perché sennò faccio tardi. Eccoci qua ragazzi, primo crash con il DJI Avatar. Stavamo atterrando, ma vi faccio sentire direttamente da chi l'ha usato cosa è successo. Vai Ariano. Oh, perfetto ragazzi, abbiamo fatto subito un primo crash con Avatar. Ovviamente l'ha fatto Ariano in realtà il crash. Colpa mia, colpa mia. La colpa è assolutamente sua, ma dici un po' come mai, cosa è successo? Visto che stavi atterrando? Sì, praticamente ho cercato di atterrare sopra quel mobiletto lì, Vince, guarda il quadro, lì sopra, ma siccome sono molto impanicato l'ho superato, quindi non sono riuscito ad atterrare qui, ma sono atterrato qua. Ho cercato di dare gas per farlo risalire, che non l'ho toccare visto per infatti terra. che dopo è andato qui, Stranamente ha preso su. Stranamente ha preso gas da solo, è arrivato fino a toccare i rami qui sopra ed è caduto, quindi a una distanza, un'altezza di circa 3 metri è caduto. Caduto sulla terra, Allora, però è caduto, abbiamo visto che dovrebbe essere qui da qualche parte, eccolo qua. è caduto lì. Eccolo qua, vediamo anche se c'è qualche danno. No, sembra di no, dai, Allora, fa vedere. direi di no, vai, tienilo, grazie. No, non si è fatto No, niente, Vince. solo qualche polvere, un po' di è normale un po' di quello, terra. quindi va bene. Adesso comunque direi che puliamo un po' il drone e poi si riprende a volare, no? Ottimo, torniamo a volare, bella! Chi non ha mai pilotato un drone in acro può farlo con il motion controller. Certo, non è proprio identico, ma si possono fare veramente delle cose molto fighe anche solo con il motion controller. Conosco persone che senza esperienza riescono a fare oggi già filmati incredibilmente belli e ovviamente le persone, capisco anche tutti i piloti di FPV che si sentono un po' presi in giro da questo drone perché ci vogliono veramente tanto anni, anche in qualche caso, comunque sicuramente mesi e mesi di pratica per poter pilotare un drone in acro. Stesso io utilizzo sempre un simulatore, pian piano sto riuscendo a fare anche delle cose diciamo decenti, ma questo sicuramente mi aiuterà a fare tante cose molto carine proprio qui dentro. Sono dei miei amici, sono il Piada Flip Team, lavorano proprio con i droni FPV e quindi questo è il loro pane quotidiano. Quindi quale persona più autorevole e con esperienza ci può dire un po' qualche impressione su questo drone? Ecco qua abbiamo Fabio. Allora? Buongiorno, allora tanta roba. Allora con dei rate fatti decenti, vado dentro al camion. No, è bello, tranquillo, smooth. Rispetto all'altra volta che l'hai pilotato con i rate suoi di base, cosa è cambiato? Molto meglio. Aspetta che gli stacco la lipo del visore. Molto più tranquillo, molto più
più costante. Si governa meglio. Sì, giusto un po', forse sono un po' troppo smooth nel throttle, però Beh, si possono sempre Sì, un po' sì. ancora modificare. Ti lascio guidare. Beh, insomma, avete sentito, di recensioni ce ne sono veramente tante online, secondo me potete già andarle a recuperare e vedrete che tutti bene o male dicono la stessa cosa. Questo è un grandissimo drone, quindi se vi state chiedendo se fa il caso vostro, se potete acquistarlo, allora andatelo ad acquistare. Non fatevi spaventare dal prezzo, è vero, 1400 euro non sono tantissimi, ma ragazzi fatevi dei conti e ditemi se andate a costruirvi una build fatta bene, con almeno le caratteristiche di DJI Avata, quindi anche mettendoci sopra a questo drone che vi costruite una GoPro, almeno una 9, ma 10 sarebbe meglio per andare ad equiparare un po' quello che si vede qui dentro, radiocomando, visore, tutta la parte digitale, sistemi di ritorno a casa, sistemi GPS, io non credo che vi discosterete molto da questa cifra. Quindi Avata, un drone per chi non vuole sbattimenti, per chi vuole proprio volare, plug and play, subito, senza stare a saldare, senza stare a impazzire per ricaricare le batterie, perché è veramente talvolta difficile poter fare queste cose. Ovviamente avete visto quello che si riesce a fare in acro con questo drone e ora però motion controller e cominciamo a fare dei passaggi proprio all'interno di questa cava ormai abbandonata, dismessa, dove abbiamo il permesso di volare. Adesso qualche lavoro lo stanno facendo, ma nessun problema, hanno detto che possiamo stare qui tranquillamente. Quindi motion controller, che adesso lo vado a prendere, ora ho il radiocomando, ma motion controller e si vola, e poi considerazioni finali. Ragazzi, avete visto quindi cosa si riesce a fare con questo drone, stabilite voi insomma se può essere una cosa che fa per voi, se può essere veramente il drone che stavate aspettando. Personalmente sì, probabilmente abbandonerò una parte di droni che avevo perché comunque è un po' difficile la gestione e mi trovo a pilotare in maniera molto più sicura questo. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi ovviamente al mio canale YouTube, attivate la campanellina delle notifiche e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!